streaming è iniziato. Allora, salve cari amiche ed amici, mi filmo sempre col mio cellulare. Mi raccomando però, molti di voi mi scrivono: ma perché non fai dei nuovi live streaming? Ma perché non fai dei nuovi video? E io vi dico, non sempre ho del tempo, a volte faccio dei video dopo un mese, a volte faccio dei video 4-5 la settimana. Però mi raccomando, vi pregherei di guardare tutti i miei video, perché ne ho fatti quasi 900. Allora, se non ci sono dei nuovi video, fatemi la cortesia di guardare i video che stanno già nel mio canale, perché li ho fatti tutti con vivo interesse, e di solito ultimamente ho un promedio di 40-80 views. Quindi il vostro Capitan Sant'Enchan vi invita a guardare tutti i video che ho fatto precedentemente, quando non ne faccio di nuovi, perché non sempre posso fare dei video. Però a me mi sconforta il fatto che c'è un promedio di 40 views a video e nessuno che guarda gli ultimi video guarda i precedenti. Quindi andatevi a guardare i più vecchi, i più visti, quelli che volete, però guardatevi i miei vecchi video. Detto questo, adesso avete un nuovo video da guardare, quello che sto facendo. E bando alle ciance, dopo questa breve presentazione, dopo, tanto per rendere più forbita la conversazione, oggi sto nelle vesti del Capitan Sant'Enchan. Quindi un saluto cari amiche ed amici, un saluto marittimo dal vostro navigato Capitan Sant'Enchan, dal vostro caro amico il Capitan Sant'Enchan, che è molto navigato perché dal 2000 navigo nelle acque profonde del web. E parlando di acque parliamo di nubifragi. Purtroppo io questo video lo volevo fare già da giorni, ma non ero molto incentivato nel farlo, perché già ho fatto altri video sui nubifragi. Basta che cercate nel mio canale Italia un paese a rischio mi impasticcio. Guardate nel mio canale un video intitolato Italia un paese a rischio idrogeologico, e poi mi saprete dire. Io ho parlato del 2014 già delle alluvioni, delle bombe d'acqua, ma se ne parla sempre, come dicono ormai i giornalisti nella televisione, delle cose una volta che succedono. Non si prendono dei provvedimenti prima. Allora ancora una volta ci ritroviamo a parlare di tragedie. Ma perché muoiono molte persone in Italia durante le alluvioni, durante le bombe d'acqua, durante i nubifragi? Per il semplice fatto che in Italia ci abbiamo i condoni, ci abbiamo le deroghe, ci abbiamo tutte queste cose che permettono ai palazzinari di costruire dove non devono, senza cioè ci sono delle lottizzazioni del territorio selvagge. Si arriva a costruire dove non si deve, come non si deve, senza rispettare il minimo di sicurezza. Quindi in Olanda, nei Paesi Bassi, muore una persona per colpa delle alluvioni, ne muoiono quattro per colpa del cambio climatico. Ma da noi il cambio climatico, l'effetto serra, è potenziato anche dalla nostra stupidità, e quindi invece di morire quattro persone, disgraziatamente ne muoiono 40. Ma tu costruisci troppo vicino agli argini dei fiumi, tu costruisci dentro il gretto di un fiume secco, e ecco lì che succede il disastro. Io credo che una vecchia eredità culturale del cattolicesimo, quella dell'indulto, quella del sanare, della sanatoria edilizia, quella della moratoria, e alla fine si creano gli ecomostri. La gente in buona fede compra degli edifici, o per ignoranza o per risparmiare o perché sa che non ha alternativa, perché non gli danno un mutuo per comprare una casa decente. Comprano degli edifici costruiti dentro il gretto di fiumi secchi. Poi quando si lottizza selvaggiamente un terreno per la costruzione,
non si pianificano le vie di accesso, le vie di fuga, costruiscono decine di edifici, di villette a schiera, di ville, di case, di edifici lontani da autostrade provinciali, regionali, lontani da raccordi autostradali, lontani da vie di fuga massive, per cui la protezione civile deve riscattare le persone in mezzo a un nubifragio con gli elicotteri, non come in altri paesi che vanno con una carovana di pullman a riscattare le persone, e quindi diventa tutto più complicato. Nello stesso complesso di edifici costruito abusivamente, magari nell'argine di un fiume o dentro un bosco dove non si poteva costruire, le vie di fuga sono praticamente inesistenti, magari sono delle stradine di campagna di terra, poi con l'alluvione tutto si riempie di fango, tutto si sommerge nel fango, e ognuno esce con la sua macchina, si intassano, si ingorgano, se li porta via la corrente d'acqua. Quindi la colpa è di uno stato che non regolarizza la costruzione degli edifici. Ormai in Italia c'è poco da costruire, tutto quello che si costruisce molte volte è abusivo, si continua la gente a diciamo laureare in ingegneria, in architettura, ma ormai non c'è lavoro per quelle professioni in Italia, non c'è spazio per costruire. Quello che bisognerebbe fare è rivalorizzare le costruzioni esistenti e rivalorizzare i centri urbani esistenti, mettere in sicurezza le case vecchie, oppure abbattere vecchi edifici per costruirne nuovi con nuove regole antisismiche e anti inondazione. Invece si vuole costruire di nuovo per guadagnare di più, perché una cosa è restaurare un vecchio edificio o una vecchia casa, magari vecchia per modo di dire perché c'ha 10 o 20 anni. Un'altra cosa invece è costruire un palazzo ex novo, perché ci si guadagna di più. Ma date retta a me, il vostro amico, il capitan Sant'Enchan, che è una persona molto navigata, di queste cose se ne intende. Preferiscono costruire per guadagnare, lucrare abusivamente, mettendo a rischio la vita di decine di migliaia o di centinaia di migliaia di persone, piuttosto che rivalorizzare gli immobili già costruiti, che questo permetterebbe anche di rivalorizzare il territorio, oltre che mettere in sicurezza le persone. E quindi succedono tutte le cose che succedono. La gente protesta quando non può costruire abusivamente, ma poi quando succedono i disastri protesta perché vogliono i rindennizi dallo stato. Ma come? Nessuno gli ha detto di costruire abusivamente, o hanno comprato in buona fede e li hanno fregati, oppure hanno comprato sapendo dove compravano, perché o non avevano scelta perché il mutuo non glielo davano, o perché hanno voluto risparmiare, magari la casa se la sono fatti da sé con le loro mani. Però è un problema atavico che ci abbiamo in Italia. Io infatti vi invito a guardare i video che ho fatto nel 2013, nel 2014, parlando delle alluvioni. Ho parlato nel 2015, nel 2016 dei terremoti, anche c'è stato uno nel 2009 mi sembra, di terremoto, ma non ho fatto un video perché il mio canale, questo canale almeno, avevo un altro canale che ho chiuso perché facevo più che altro dei video con delle fotografie, no, non erano dei video dove parlavo, erano dei video tematici. Nel 2009 c'è stato un altro terremoto e io questo canale ce l'ho, o nel 2010 2012, io questo canale ce l'ho dal 7 febbraio 2013 e il 7 febbraio 2019 farà 6 anni, quindi mi raccomando, supportatemi. Se vedete che non carico nuovi video, mi raccomando, voi fatemi la cortesia di guardare i miei video vecchi, perché il mio canale, le visioni, le visualizzazioni del mio canale
aumentano ogni giorno indefettibilmente di 500 1000 visualizzazioni, ma è una costante. Io voglio superare le 500 1000 visualizzazioni al giorno del canale. Quindi ci sono molti amici che anche in Instagram mi chiedono: ma perché è più di una settimana che non fai un live streaming? A volte non ho tempo, ma se voi volete aiutarmi, andatevi a guardare la volta che non c'è un nuovo video, i miei video vecchi. Allora, lasciandovi con questo pensierino sulle inondazioni, mi raccomando, a presto, guardate i miei video vecchi e condivideteli, mi raccomando, e commentate questo video e condividetelo affinché altri lo possano commentare. Ciao.